Allora amici, siamo qui con Claude, famosa per la scrittura, una delle AI più potenti, più forti, con uno stile migliore per la scrittura, e allora non facciamo altro che testarlo contro il Book Bench. Che cos'è il Book Bench? È un indice che calcola quanto un'intelligenza artificiale è efficace nella scrittura di un libro e lo fa attraverso 10 parametri come il titolo, il sommario, lo stile, i contenuti, la lunghezza, la leggibilità, l'umanità del testo, la capacità di scrivere un capitolo intero, la capacità di scrivere un libro intero e il contesto di token, quindi diciamo la memoria interna e di input e di output di un'intelligenza artificiale. Quindi in pochi test, 10 agenti che misurano tutta la capacità e danno un risultato finale che arriva da 1 a 100. Al momento nessuno è ancora mai arrivato a 100. Eccoci qui nell'interfaccia e carichiamo subito il primo prompt dove gli chiediamo di scrivere un titolo, un sottotitolo e un sommario per il nostro libro che parla di come scrivere un libro per diventare autorevoli e costruire un personal brand. Qui c'è tutto il mio solito prompt e subito in maniera molto veloce ci tira fuori titoli, 5 titoli e un sommario dettagliato per nello specifico il titolo 1. Scrivi e domina, l'autorità in 200 pagine, dal know-how al bestseller, il libro magnetico, scrivi la tua leadership. Non saremo noi a giudicare, ma sarà il nostro book bench, quindi copiamo i titoli e andiamo sul title evaluator. I titoli verranno valutati sulla base di 5 parametri. Allora, scrivi o domina 66 centesimi, una buona coerenza linguistica, un impatto emozionale scarsino, buona chiarezza, un buon appeal commerciale, insomma, medio e scarsa memorability. Ok, 73 centesimi per l'autorità in 200 pagine, forse concretezza, impatto emozionale, vediamo valori un po' più alti. Dal know-how al bestseller, 69 centesimi. Il libro magnetico, che a me piace molto, 74 centesimi e 71 centesimi per scrivi la tua leadership. Bene, direi nel complesso bene, un 7 su 10 che è un ottimo voto. E allora andiamo sul total calculator e assegniamo a Claude, nel specifico al modello Sonnet 4, un bel 7 per i titoli. Nel frattempo prendiamo invece il sommario di tutti i capitoli e andiamolo a gestire qui. E anche qui il sommario viene calcolato, valutato su 5 parametri. Un bel 78 su 10 che corrisponde a un 8, un eccellente, 18 su 20 coerenza linguistica, 10 su 20 impatto emozionale sempre bassino, 20 su 20 l'ho visto raramente, chiarezza, appeal commerciale 16, memorability 14. Quindi direi un bell'otto che è un ottimo risultato. E adesso però andiamo a stressare un po' perché gli chiediamo di scrivere l'introduzione. Gli chiediamo di scrivere un'introduzione di 2000 parole, 2000 è un po' una lunghezza mediamente lunga dove molte intelligenze artificiali cadono e non riescono a completare il lavoro. La cosa bella di Claude è che in automatico apre un Canva, apre una tela in cui scrivere a parte, quindi ti crea proprio l'introduzione come documento a sé che puoi anche modificare, rielaborare, quindi può essere molto utile come per progettare un libro veramente, dove aggiungere poi la tua storia, le tue sfide personali, personalizzare il libro, perché il libro va personalizzato, non può essere scritto solo dall'intelligenza artificiale, quindi in questo Claude aiuta e in genere scrive molto bene, formatta molto bene, quindi vedete i titoli dei paragrafi, i grassetti, è ben fatto. Claude è specializzato nella scrittura, anche se ha dei limiti per il quale spesso non l'ho usato così tanto. Ho preferito altre intelligenze artificiali dai contesti più lunghi, dagli output più lunghi e così via. Però insomma, Claude in genere non se la cava affatto male. E vediamo, sta scrivendo l'introduzione e tra poco la copiamo appena finito e vediamo se è lunga 2000 parole e se passa il test del book bench. Lo analizzeremo dal punto di vista dello stile, del contenuto, eccolo qua, finito. Copiamo e andiamo sul nostro stile contenuto e lo analizziamo. Quello che vedo è che sono spesso frasi molto corte che il Bookbench non ama. Infatti nello stile dà un 7-10 sulla coerenza linguistica, 8-10 chiarezza, un 4 sulla struttura. Rivediamolo un attimo. Vedete, sono tutte frasine brevi. Non le ama così corte all'interno di un libro, in effetti non si usano delle frasi così corte. Sembra più un articolo di blog. Però gli abbiamo specificamente detto che è un libro. Lato contenuto, storia 7, opportunità promessa 9, risoluzione del problema 8, quindi un 6 e un 8. Adesso i contenuti li andiamo a vedere meglio, 6 sullo stile, 8 sui contenuti. Leggiamo magari un pezzettino all'inizio.
Era una fredda mattina di novembre quando squillò il mio telefono. Dall'altra parte c'era Marco, un consulente finanziario di Merano con 20 anni di esperienza alle spalle. La sua voce tremava leggermente quando mi disse: Giacomo, ho perso il cliente più importante. Mi ha detto che preferisce lavorare con qualcuno che ha scritto un libro sul settore. Dice che chi scrive libri è più credibile. Esatto, lo diciamo da tanti anni. Questa telefonata mi colpì con un pugno allo stomaco. Marco era bravissimo nel suo lavoro, aveva aiutato centinaia di imprenditori a ottimizzare le loro finanze, eppure aveva perso tutto per una semplice percezione. Non era visto come un'autorità. Bello, bello, scritto bene, sì, non così migliore rispetto a tante altre intelligenze artificiali, ma comunque è scritto bene. Cioè siamo in una generazione di AI molto potenti, molto bravi nella scrittura, quindi direi che il lavoro è comunque da 8, come ci siamo detti. Adesso, stress test, scrivi un capitolo intero, per niente facile, gli chiediamo di fare il capitolo 1 intero. Sulla base del sommario scrivi i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 in 2000 parole ciascuno per un totale di 10.000 parole. Gli dico di approfondire bene tutti i paragrafi, di inserire storie, sfruttare tutti i token che hai a disposizione, perché la maggior parte delle intelligenze artificiali crolla, si blocca, si interrompe, non ce la fa. Quindi vediamo se Claude ce la fa e vediamo dove riesce ad arrivare. In genere ha un contesto ampio. Ah, scusate, nel frattempo, mentre l'ho messo a lavorare sul capitolo 1, dobbiamo ancora valutare qui. Abbiamo visto stile e contenuto, vediamo la lunghezza perché non l'abbiamo ancora valutata. Sono 1500 parole, pari a un 8 su 10. Mi aspettavo un po' di più da Claude. E un indice di leggibilità, noi usiamo l'indice Gulpis di 58 che è pari a un 8 su 10. Non è facile, non è difficile, ma non è perfetto proprio per la formazione. Comunque 8 e 8 sono entrambi ottimi voti. 8 lunghezza, 8 leggibilità e abbiamo ancora un parametro che è quello della umanità, cioè la capacità di superare i controlli dell'intelligenza artificiale. Vediamo se viene visto come intelligenza artificiale, sì, al 46%. Variabilità, creatività 6, complessità 5, voce personale 6, insomma tutti 5-5, non benissimo, infatti voto finale 5 su 10 a livello di humanity, 5 su 10. E allora, in attesa di vedere se sta scrivendo tutto il capitolo, vediamo intanto se sta scrivendo dei paragrafi lunghi, abbastanza corposi direi. Bene, mentre aspettiamo che finisce di scrivere il capitolo 1, ragazzi, like e commento di supporto al canale. Scrivete quello che vi pare, perché così l'algoritmo di YouTube ci vede al meglio, ma in particolare scrivetemi se vi piace, se utilizzate cloud, se usate altre intelligenze artificiali, cosa volete che testiamo nel Bookbench, se avete mai scritto un libro con l'intelligenza artificiale, datemi il vostro feedback. Ma fatelo, non limitatevi a guardare il video e poi non scrivete niente. Così come tante persone che guardano i video ma poi non seguono il canale. Clicca segui. Non ti costa nulla, a noi fa una grande differenza e soprattutto non ti perdi tutti gli altri video. Quindi fallo per te stesso, like, segui e commento all'interno del video. E allora ci siamo quasi, siamo all'ultimo paragrafo del capitolo 1. Direi che sta andando molto bene, anche piuttosto veloce. Quindi Claude è abbastanza, ti direi, buono, molto affidabile per la scrittura di testi lunghi, della scrittura di articoli di blog, scrittura di libri in questo caso, insomma un capitolo intero non è un qualcosa che sanno fare in tanti, oppure lo fanno in maniera molto compressa, perché fanno 2-3 mila parole, ovviamente non va bene. 10.000 parole è l'obiettivo, vediamo quanto siamo, vediamo se a occhio ormai me ne intendo un po', secondo me siamo intorno alle 5.000, sono paragrafi forse da 1.000-1.200 parole, non da 2.000. Fanno veramente fatica tutti quanti, lui mi dice che sono circa 10.000 parole, ma io non credo proprio. Quindi copiamo e andiamo a valutare il capitolo. Sono 3.870 parole. Questa incapacità quindi un voto 4 su 10, incapacità dell'intelligenza artificiale di contare veramente i token e le parole utilizzate è veramente una vergogna. 4 su 10, che è comunque una buona scrittura, ma non è un capitolo, quindi lo puoi usare per fare i paragrafi uno alla volta, ma non puoi usarlo per fare i capitoli. Figuriamoci ora con l'ultimo stress test, quello di scriverci il libro intero, quindi torniamo qui e gli chiediamo di fare tutto il resto. Quindi scrivi tutti gli altri 4 capitoli, capitolo 2, 3, 4, 5, ognuno da 5 paragrafi e 2.000 parole, 10.000 parole a capitolo, totale 40.000 parole per 4 capitoli. Cerco anche di motivarla con il contesto di token grande che hai tutte le risorse necessarie, procedi senza interruzioni con il lavoro completo in un solo output. Se pensi di superare i limiti token, fai comunque tutto di seguito fino a dove riesci
ad arrivare. Vediamo dove arriva e tra pochi secondi ci ricolleghiamo, taglio un pezzettino, così vediamo, non vi faccio perdere tempo e andiamo diretti al risultato. Allora, ci siamo, Claude ha raggiunto la lunghezza massima per un singolo messaggio, premi continua per farlo proseguire, ma noi no, a noi ci interessa proprio il singolo messaggio per capire quanto è in grado di fare come output token, quindi vediamo la parte di full book, vediamo quanti caratteri ha fatto, 4260. Pochi, pochi, è un output abbastanza piccolino, 4000 parole saranno 7000 token, pochi. Quindi calcoliamo il full book score, infatti è 1 su 10, su 40.000, 4.000 è giustamente 1 su 10. Quindi andiamo al token calculator, considerate che il context window dichiarato da Claude è di 200.000 token, l'input token massimo che siamo riusciti a caricare con i nostri file Word già pronti con le varie numero di parole è di 16.000, che non è male, però certo non ci carichi un libro intero, e l'output quindi abbiamo visto essere, abbiamo detto 4.200, sì, 4.260. Quindi token score è 3 su 10, non benissimo, è qui che secondo me crolla Claude, perché per il resto è molto buono, ma sulla parte di lunghezza cede velocemente, sia sull'introduzione non ha raggiunto l'obiettivo, sul capitolo assolutamente lontano e sul libro intero lontanissimo, quindi siamo ahimè lontani. Punteggio di 58 su 100, quindi 58 su 100, un punteggio mediocre, da un Claude che è famoso per la capacità di scrittura, sicuramente ottimo a livello di contenuti, mi piace anche l'organizzazione dei file, nelle tabelle, introduzione a sé, il capitolo 1 a sé, eccetera, ma a livello poi di lunghezza, di stile, di leggibilità, di umanità, insomma ci sono tanti piccoli punti che fanno scendere la valutazione e creano un voto finale di 58 su 100. Quindi abbiamo sicuramente ai migliori per la scrittura e con un contesto decisamente più grande in uscita, in entrata e globale. Quindi andatevi a vedere quali sono queste intelligenze artificiali che hanno fatto risultati migliori, ve ne passo un paio da guardare perché sono molto interessanti, riservano sorprese e magari non vi aspettavate di poterle usare per scrivere un libro. Quindi buona visione!